Ciao a tutti! Oggi scopriamo un modello della gamma 18 volt Makita, il seghetto alternativo DJR 183, una macchina compatta e performante, ma non vi anticipo altro, scopriamola subito. A tra poco! Ecco quindi il seghetto alternativo in questione, il Makita DJR 183. Come potete vedere si tratta di una macchina piuttosto compatta e soprattutto compatibile con tutte le batterie da 18 volt del marchio Makita. Quindi, se possedete già degli utensili, soprattutto delle batterie della stessa gamma, potrete riutilizzarle su questa macchina. Sulla batteria, per massime prestazioni, meglio usarne una ad almeno 4 o 5 ampere per più autonomia. Il motore è a spazzole classico, senza i vantaggi del brushless della sua gestione energetica, ma ciò permette al marchio di proporre il seghetto a un prezzo interessante. La maneggevolezza è buona, poiché la macchina pesa 1,2 kg. Questo è il peso del seghetto senza batteria, che trovo piuttosto leggero. La batteria appesantirà la macchina e potrebbe affaticare durante l'uso. Ma alla fine, quando si utilizza il seghetto alternativo, è il supporto che sosterrà buona parte del peso, dato che si rimane a stretto contatto con il supporto, con il pattino proprio davanti e ovviamente la lama a contatto con il materiale da tagliare. Per quanto riguarda l'impugnatura, abbiamo un rivestimento antiscivolo che copre buona parte dell'impugnatura, se non addirittura quasi tutta la superficie a contatto con la mano. Abbiamo inoltre qui anche un pulsante di sicurezza che permette di evitare che la macchina si avvii da sola. Quindi basta premerlo e poi si può accedere al grilletto e così si potrà controllare la velocità di rotazione, o meglio la velocità di corsa della lama, a seconda delle necessità e delle finiture che si desidera ottenere. E abbiamo anche nella parte anteriore della macchina una particolarità, comunque qualcosa che è davvero diverso rispetto alle altre seghe a sciabola sul mercato. Comunque, per quanto ne so, non esiste nessun'altra macchina che abbia questa funzione aggiuntiva, perché in realtà abbiamo un secondo grilletto nella parte anteriore della macchina, proprio vicino alla lama, il che permette di offrire un controllo migliore e di poter scegliere tra i due grilletti. E abbiamo anche un pulsante di sicurezza per attivare il grilletto, che basta disattivare con il dito. E poi si preme, ecco, per offrire un controllo migliore della sega. Per quanto riguarda il cambio della lama, visto che si tratta di un formato classico, basta tirare qui sulla piccola leva che permette di sbloccare il sistema di fissaggio della lama. Niente di molto complicato, è veloce, è efficace e per liberarla, beh, premo, anzi, tiro di nuovo la leva. Vedete, e si può togliere la lama senza difficoltà se si desidera cambiarla. E proprio prima di vedere una dimostrazione di questa sega a sciabola in azione, in particolare con il taglio di una tavola da pallet, parliamo un po' delle sue caratteristiche tecniche. Quindi, poco fa vi ho parlato dell'alimentazione a 18 volt con un motore a spazzole. Per quanto riguarda la velocità di corsa, abbiamo una velocità che può andare da 0 a 3000 corse al minuto, che è perfettamente in linea con i valori di mercato. E per quanto riguarda la lunghezza della corsa, qui siamo su 13 millimetri. Allora, 13 millimetri non è la macchina più performante e potente sul mercato. Allo stesso tempo si tratta di un formato piuttosto compatto. Quindi, se confronto questo modello con gli altri formati compatti, abbiamo lunghezze di corsa più o meno equivalenti. Ma sappiate che sul mercato potete trovare macchine più performanti con lunghezze di corsa ancora maggiori. E questo permette comunque a questo seghetto alternativo di poter tagliare fino a 50 millimetri nel legno. 50 millimetri è ovviamente lo spessore del materiale da tagliare e questo permette già di realizzare parecchie cose. Per quanto riguarda gli accessori forniti con questa macchina, considerando che viene venduta per lo più senza batteria né caricabatterie, nel pacchetto troverete comunque due lame corte, una per il metallo di colore blu e una per il legno. Vediamo ora come si comporta questo seghetto alternativo in azione, con il taglio, come vi dicevo prima, di una tavola da pallet, quindi ben asciutta. Ovviamente ho utilizzato una lama adatta al materiale, in questo caso una lama bimateriale, che ci permetterà tra poco di tagliare sia il legno che il metallo. Vedremo tra poco a cosa servirà. Allora, per quanto riguarda l'utilizzo, beh, è semplicissimo, eh. Mi posiziono bene in battuta, con il pattino ben aderente al supporto. Dopodiché posso usarla con una mano o con due mani, come si preferisce, e posso avviare la macchina. Quindi, come avete potuto vedere, un taglio comunque abbastanza rapido, anche se, come vi dicevo prima, non è la macchina più performante sul mercato, ma fa assolutamente il suo dovere. Il taglio è comunque perfetto.
Allora certo, non si tratta di un taglio molto preciso, a differenza di altre seghe, in particolare le seghe a gattuccio o le seghe circolari. Qui con una sega a sciabola si punta piuttosto a un taglio rapido e un po' grezzo. Adesso aumentiamo la difficoltà, questa volta con dei chiodi nella mia tavola di pallet. Vediamo subito come si comporta questa macchina in questo caso, sapendo che ovviamente, come vi dicevo prima, ho usato una lama adatta a questi due materiali. E se non fosse così, davvero fate attenzione. Tra l'altro lo si vede anche a livello delle lame, eh. Spesso, se i denti sono troppo grandi e distanziati tra loro, beh, si tratta spesso di una lama pensata principalmente per il legno. Quindi fate attenzione a scegliere una lama adatta in questo caso. Anche qui, nessuna difficoltà. Certo, la lama ha rallentato un po' quando è entrata in contatto con il chiodo, ma davvero nessun problema. Come avete potuto vedere, abbiamo comunque a che fare con una macchina compatta, leggera, visto che pesa 1,2 kg. Il peso è ragionevole per un seghetto alternativo. Abbiamo due grilletti per variare la presa e non affaticarsi nei tagli lunghi o per cambiare posizione. Il motore a spazzole classico non offre i vantaggi del brushless, ma permette a Makita un prezzo molto interessante. In termini di prestazioni, la macchina è un po' leggera, ma è un formato compatto. Quindi, se confronto questa macchina con altri modelli, altre seghe alternative compatte presenti sul mercato, siamo perfettamente in linea per quanto riguarda la velocità di corsa della lama, così come la lunghezza della corsa. Inoltre, con questa macchina potrete comunque effettuare tagli fino a 50 mm nel legno, il che è già un buon risultato. Ma se avete bisogno di prestazioni superiori, di tagliare più velocemente e soprattutto di effettuare tagli su materiali più spessi, allora sarà meglio optare per una macchina un po' più tradizionale, un po' più grande e soprattutto molto più performante. Infine, costa circa 89 euro. È il prezzo per il solo corpo macchina, senza batteria o caricatore. Prezzo interessante se avete già batterie Makita 18 volte, così non dovrete comprarne altre. Se vi interessa, trovate il link ai migliori venditori in descrizione, al prezzo più basso. Ecco, il video finisce qui. Lasciate un like e iscrivetevi al canale per altri contenuti. In ogni caso, vi do appuntamento a prestissimo per un nuovo video. Ciao!